Archetravel on Tour torna in Egitto a 6 mesi dalla prima nostra spedizione nella terra dei faraoni. Allora la domanda che ci guidava era se in Egitto ci fossero ancora tesori da scoprire. La risposta l'abbiamo trovata nel deserto bianco, nelle oasi di Baharia e in tutti quei siti archeologici ancora non conosciuti, ma di una bellezza disarmante. Oggi abbiamo un'altra domanda, ma ancora più grande, ed è come una nazione come l'Egitto, ricca di così tanta storia, riesca a preservare e raccogliere tutta la propria civiltà in un unico luogo. La risposta l'abbiamo qua dietro le nostre spalle al Cairo, al Grand Egyptian Museum. Il Grand Egyptian Museum è uno dei progetti culturali più ambiziosi del XXI secolo. Un'opera colossale costata più di $1 miliardo, finanziata dal governo egiziano e da partner internazionali, tra cui principalmente il Giappone con un contributo di oltre $760 milioni. La costruzione è iniziata oltre 20 anni fa ed ha attraversato rivoluzioni politiche, crisi economiche, pandemia, instabilità generali, come tutti sappiamo. Quindi è stata rallentata, sospesa, rimandata, ma non è mai stata abbandonata. Oggi il GEM copre 500.000 metri quadrati, l'equivalente di 70 campi da calcio, ed è il museo più grande al mondo dedicato ad una singola civiltà. Conserva oltre 100.000 reperti, di cui 20.000 esposti per la prima volta, ed è collegato direttamente alle piramidi di Giza da un passaggio di 2 chilometri. È un museo di nuova concezione anche dal punto di vista sostenibile, perché grazie ai pannelli fotovoltaici installati sul tetto produce da solo parte della propria energia e contribuisce a ridurre le emissioni del Cairo di oltre 100.000 tonnellate di anidride carbonica ogni anno. Torniamo perché 6 mesi fa abbiamo visto solo una parte della storia. Oggi il GEM è finalmente completamente aperto al pubblico. Vogliamo mostrarvi ciò che prima non era possibile vedere. Torniamo anche per un motivo più profondo, perché oggi l'Egitto non è soltanto il luogo da cui nasce la storia, ma è un paese che finalmente ha gli strumenti, la tecnologia e la consapevolezza per accoglierla, rinnovarla e raccontarla al mondo. Il nostro viaggio dentro il Grand Egyptian Museum inizia con un simbolo unico al mondo, l'obelisco sospeso. Un obelisco che non si guarda soltanto, ma si attraversa. Un portale, una soglia tra presente e passato, è il primo grande messaggio che ci dà il GEM. La storia non è distante, ma è qualcosa in cui entriamo davvero. La cosa unica e particolare di questo monolite, di questo obelisco, è che è stato sopraelevato per permettere alle persone di vedere il cartiglio che c'è di sotto con i 2 nomi di Ramses II. Sulla parte sinistra Weseb Matra e a destra Setev in Ra. Superato l'obelisco, davanti a noi incontriamo una breve sezione d'acqua e un richiamo al Nilo, la linea che ha dato vita a tutta la civiltà egizia. Poi si apre davanti a noi la grande facciata del GEM. È una struttura geometrica ispirata alle forme delle piramidi e questo è un filo conduttore, un elemento che troveremo in tutto il museo. Tutta la facciata del GEM richiama le forme piramidali, l'importanza della piramide nella cultura egizia. Questa struttura ha la particolarità di avere la punta dorata, come succedeva nelle piramidi originali. Un'altra particolarità della facciata è la piccola finestra che richiama ad Abu Simbel, quando 2 volte l'anno il sole con i raggi entrava direttamente per illuminare l'interno e illuminare la statua di Ramses II. Anche qui il 21 febbraio e il 21 ottobre i raggi entrano alla perfezione da quella piccola finestra e illuminano la grande statua di Ramses II che c'è all'ingresso. Entriamo nella grande sala d'ingresso
e qui ci accoglie lui, Ramses II. Questo è il primo reperto trasferito nel museo, è il cuore simbolico del progetto, possiamo dire. Ramses II, come già sappiamo, rappresenta uno dei periodi più floridi dell'antico Egitto, simbolo di potere, stabilità, espansione, quindi è l'augurio perfetto per dare il benvenuto ai visitatori. La statua di Ramses II qui al GEM è stata scoperta da Benzoni nel 1820 a Menfi. Fu trasportata poi al Cairo e messa nella piazza centrale dove c'è la ferrovia. E nel 2006 il governo decise di toglierla per paura di possibili danni causati dall'inquinamento e fu posizionata qui, attorno alla quale poi fu costruito questo straordinario museo. Nella parte laterale della statua di Ramses II vediamo la figlia, la principessa, uno degli esempi più belli e meglio conservati di doppio rilievo. Quindi la principessa con il suo mantello, i suoi capelli finti, gli orecchini, tantissimi particolari che rendono questa scultura unica. Nella stessa sala troviamo anche due statue tolemaiche ritrovate dagli scavi subacquei di Alessandria e la colonna trionfale di un figlio di Ramses II proveniente da Eliopolis. Dunque 3 epoche in un unico spazio e chiaramente una dichiarazione della vastità culturale del museo. Trovandosi poi al cospetto di Ramses II, il faraone più potente e più longevo della storia d'Egitto, è una sensazione quasi di paura, quasi di inquietudine, perché sei davanti a una figura così grande, così potente, che ti fa sentire molto piccolo. Poi la sensazione che ho avuto io in realtà è stata anche di benvenuto, come se il padrone di una grande casa ti desse appunto il benvenuto, ti accogliesse dentro la sua dimora. E quindi essere davanti alla statua di Ramses non solo ti fa sentire subito la presenza del passato, però ti fa sentire anche la grandezza di questa civiltà. La grande scalinata è il cuore scenografico del museo. È un'enorme salita che ospita 59 statue monumentali, illuminate in un modo da sembrare vive, sembrano quasi sussurrare storie dal passato. Il percorso parte dai nobili, sale verso regine e faraoni, raggiunge gli dei e culmina nella simbologia dell'eternità. E in cima, come un'apparizione, si aprono le piramidi di Giza. Qui siamo davanti al faraone Akhenaton, che era considerato o il padre o il fratello maggiore di Tutankhamon, non si sa ancora bene. Era un faraone particolare perché, a differenza di tutti gli altri faraoni che si facevano riprodurre in maniera perfetta nei lineamenti, nel fisico e nell'estetica in generale, Akhenaton è stato il primo che si è fatto riprodurre in maniera più naturale possibile. Quindi vediamo proprio nelle statue i lineamenti che sono molto diversi dagli altri faraoni, molto più vicini al verso. È stato il primo faraone monoteista e quindi considerato dai sacerdoti un eretico e quindi un faraone e una stirpe completamente da eliminare. Le prime 12 gallerie del GEM, ovvero le gallerie principali, le avevamo già visitate in occasione della nostra prima spedizione in Egitto 6 mesi fa e raccontano la civiltà egizia attraverso 3 grandi temi. La società, ovvero la vita quotidiana, cioè agricoltori, scribi, soldati, artigiani, stili di vita, le classi sociali, oggetti domestici e di commercio. Il secondo tema di queste sale è la regalità, dunque l'evoluzione del ruolo del faraone attraverso oltre 3000 anni di storia. Dalla figura divina dei primi sovrani ai grandi costruttori fino all'ultima influenza greco-romana. E infine il tema delle credenze,
ovvero il mondo rituale religioso dell'antico Egitto. Stiamo parlando di divinità, templi, animali sacri, offerte e il viaggio nell'aldilà. Possiamo dire che queste 12 sale principali preparano il terreno per il capitolo più atteso, le gallerie di Tutankhamon. Lasciate le prime 12 gallerie principali, l'atmosfera del Gem cambia completamente. Le luci si abbassano, i suoni diventano più profondi e il colore delle pareti cambia verso il blu e l'oro. Un mondo che per 100 anni è stato frammentato, disperso, diviso tra il Cairo e Luxor, conservato quindi a pezzi in luoghi diversi. Oggi invece, per la prima volta nella storia, tutto ciò che appartiene al faraone bambino è finalmente riunito nello stesso luogo, qui al Gem sotto lo stesso tetto. In questa parte della sala vediamo le 6 bighe che erano presenti dentro la tomba di Tutankhamon. Erano completamente smontate e quasi ammassate dentro questa piccolissima tomba che secondo me è quasi la metà di questa teca che adesso contiene le 6 bighe. Davanti vediamo quelle due dorate, le più importanti, e dietro tutte le altre che adesso sono state ricomposte e ristrutturate. La ruota era già stata inventata al tempo degli Egizi, però loro avevano introdotto il sistema di raggi che così aveva permesso alle ruote di essere più leggere e quindi alla biga di essere più veloce. E quindi hanno rivoluzionato un po' anche il sistema dei trasporti. Penso a Carter, quando si trovava davanti alle porte della tomba e stava per compiere un gesto che poi avrebbe rivoluzionato la storia dell'archeologia e la storia di un intero paese. Lui, come spiega nel suo libro, tra l'altro, era cosciente che stava per svoltare la storia d'Egitto e sapeva che comunque questa scoperta lo avrebbe fatto ricordare come un faraone per eternità. Nel 1922, quando Howard Carter aprì un primo spiraglio nella KV-62, ovvero la tomba di Tutankhamon, Lord Carnarvon gli chiese "What do you see?" e Carter rispose "I see wonderful things". Poi aggiunse le parole che sono diventate leggenda: "Nothing but gold", ovvero nient'altro che oro. Ed esattamente lo stesso oro che oggi ritroviamo davanti ai nostri occhi mentre attraversiamo queste gallerie. Quella frase, tra l'altro, ha anche ispirato la serie fotografica Nothing But Gold, che è parte del progetto Occhi Aperti, realizzata in collaborazione con il fotografo Al Salerno durante la nostra spedizione in Egitto. Mostra che, tra altre cose, potrete vedere in anteprima durante gli eventi culturali di Alche Travel Live in Italia. La scoperta della tomba di Tutankhamon non è stata soltanto un evento archeologico, ma ha aperto un capitolo nuovo della storia dell'Egitto e dell'archeologia moderna. Per la prima volta nella storia, qui il Grande Egyptian Museum riesce a raccontare Tutankhamon attraverso due prospettive parallele: la sua vita umana e la sua vita funeraria da faraone divinizzato, quindi un racconto che nessun museo aveva mai fatto prima d'ora. La prima parte delle gallerie di Tutankhamon ci mostra il faraone come non l'avevamo mai visto, non come un re, non come una divinità, ma come un ragazzo, un essere umano. Per la prima volta scopriamo la sua vita quotidiana, i suoi oggetti personali, le sue passioni.
Vediamo le bighe usate per lo spostamento, le cerimonie. Vediamo gli archi da caccia, i boomerang, strumenti che parlano di abilità, passioni, ritualità. Ci sono i giochi della sua infanzia, gli strumenti musicali, i giochi da tavolo, tutti piccoli oggetti che raccontano la sua vita. La cosa più incredibile della scoperta della tomba di Tutankhamon non è solo le grandi bellezze ritrovate, ma anche perché ci dà uno spaccato di umanità che è arrivato fino ai giorni nostri. In questo caso vediamo ad esempio tutte le cose che servivano come hobby a Tutankhamon per disegnare, quindi la sua parte artistica. Lui disegnava con l'acquarello e riusciamo a vedere anche perfino le pietre che venivano usate per i colori. Troviamo anche gli oggetti per la sua cura personale, come profumi, cosmetici. Quindi è un Tutankhamon vivo, un ragazzo con una storia reale, con un carattere, con desideri e passioni. Un Tutankhamon che non avevamo mai visto prima d'ora. La seconda parte del percorso ci porta dentro la dimensione sacra e funeraria del faraone. Qui troviamo i catafalchi dorati, i sarcofagi, le statue protettive, i vasi canopi, gli amuleti e naturalmente la celebre maschera d'oro. Una maschera che è diventata uno dei simboli assoluti dell'intera storia umana. Ogni oggetto di questa sezione non è solo prezioso, ma ha una vera funzione rituale. Serve per accompagnare il faraone verso l'aldilà, per proteggerlo, per trasformarlo e per garantirgli l'eternità. È la parte più maestosa e intensa dell'intera esposizione, senza ombra di dubbio. Questi sono i 4 catafalchi principali trovati all'interno della tomba di Tutankhamon e funzionavano come una scatola cinese, quindi uno dentro all'altro, fino ad arrivare all'ultimo, il quale conteneva i vari sarcofagi dove si trovava effettivamente la mummia. Quindi la mummia di Tutankhamon era estremamente protetta, si trovava all'interno di un sarcofago dal peso di 114 kg d'oro puro, che a sua volta era dentro un altro sarcofago di legno rivestito d'oro e poi all'interno di un altro sarcofago di legno ancora più massiccio. Questi 3 sarcofagi erano all'interno di un quarto che adesso è presente all'interno della tomba nella Valle dei Re, completamente di pietra, e tutti questi 4 strati iniziavano ad entrare nel primo catafalco, il quale poi entrava nel secondo, nel terzo e nel quarto catafalco. È qui che si completa questo doppio racconto, quindi un Tutankhamon umano e un Tutankhamon divino, 2 identità che finalmente coesistono e si comprendono insieme. La nostra visita del GEM prosegue fino ad uno dei simboli più affascinanti dell'antico Egitto, la barca solare. È stata fatta la scoperta più importante attorno alla piramide di Cheope, che risale al 2500 a.C. È una barca tutta in pezzi, trovata tutta smontata sotto una fossa. La fossa originale ancora attorno alla piramide di Cheope, ma qui hanno portato anche i blocchi che erano messi in fila così fine, tagliate perfettamente, che si può passare ancora sotto per vedere i segni geroglifici che ci sono del nome del faraone Cheope e la sua barca solare. Questa imbarcazione straordinaria fu scoperta nel 1954.
sigillata per 4600 anni accanto alla piramide di Cheope. Era custodita in una camera perfettamente chiusa, protetta da sabbie e dal tempo, in attesa di tornare alla luce. La sua funzione era sacra, ovvero accompagnare il faraone nel viaggio celeste insieme a Ra, il dio sole. Ricordiamo che per decenni questa barca è stata esposta in un museo accanto alle piramidi, ma oggi la vediamo qui nel suo nuovo spazio, completamente restaurata, riassemblata tavola dopo tavola e collocata comunque in una struttura moderna e spettacolare. Questo diciamo rappresenta un po' il manuale di istruzioni che scrivevano gli artigiani, i falegnami in questo caso, sui pezzi di legno per poter poi ricostruire esattamente ad incastro sempre i pezzi della barca. E da sotto non rende molto la dimensione, però più ti avvicini facendo questo percorso alla barca, più ti rendi conto delle proporzioni reali di questa struttura, e effettivamente è molto grande. Quindi secondo le stime si pensa che potesse contenere almeno una quarantina, cinquantina di persone a bordo. E poi in questi casi bisogna sempre usare un po' l'immaginazione, bisogna usare un po' la fantasia e pensare che adesso la vediamo così spoglia, però in realtà una volta possibile che avesse tutti questi tappeti colorati, le tende fatte di lino che svolazzavano, no? Sulla barca, ornamenti di fiori, oro, cibo, possibilmente anche dei musicisti, no? Che rallegravano un po' questo viaggio. E quindi è un bel salto indietro nel tempo con l'immaginazione. Senza ombra di dubbio è uno dei pezzi più incredibili dell'intera civiltà egizia. È un capolavoro di ingegneria, un concentrato di simbolismo religioso e un vero ponte tra cielo e terra. Ed il GEM finalmente le restituisce la dignità che merita. Per capire davvero cosa rappresenti il Grande Egyptian Museum, bisogna ricordare da dove veniamo, ovvero il vecchio museo egizio di Piazza Tahrir, che troviamo alle mie spalle qua dietro. Un luogo storico, iconico, affascinante, che per più di un secolo ha custodito i tesori dell'Egitto nelle sue sale ottocentesche in teche di legno. Un museo che ha fatto la storia dell'archeologia moderna, assolutamente questo possiamo affermarlo. Ma era anche un museo nato in un'altra epoca, ovviamente, quindi con spazi limitati, condizioni di conservazione non più adeguate, un racconto spesso, possiamo dire, compresso nella mancanza di spazio. Il Grande Egyptian Museum appartiene invece a una nuova generazione di musei. Qui gli oggetti non sono solo esposti, ma sono narrati. Hanno spazio, luce, tecnologia e contesto. È importante ricordare che oltre alle gallerie, all'interno del museo troviamo anche dei laboratori di restauro più avanzati al mondo, un centro di conservazione d'eccellenza, anche un museo dei bambini pensato per l'educazione, un'area dedicata alla realtà virtuale e aumentata, degli spazi per artigiani, botteghe, laboratori creativi, giardini, alcuni dei quali sono ancora in costruzione, ma comunque aree all'aperto per dare anche una dimensione diversa ed immersiva. Troviamo tanti ristoranti, caffetterie e zone di comunità. Quindi il GEM non è solo un edificio museale, ma un vero ecosistema culturale, in cui archeologia, innovazione, ricerca, educazione e arte convivono in un'unica grande visione. È un luogo che produce conoscenza e connette passato, presente e futuro. Ed è anche un messaggio culturale dell'Egitto al mondo, ovvero la nostra storia non è solo da studiare, ma da vivere, proteggere, tramandare alle prossime generazioni. Speriamo di avervi mostrato la grandezza e l'importanza del Grande Egyptian Museum,
Un luogo che, come abbiamo detto, non conserva soltanto la storia dell'Egitto, ma la sua identità, il suo futuro e la sua volontà di rinascere e raccontarsi al mondo. Siamo felici che da oggi il GEM faccia parte di tutti i nostri viaggi culturali di gruppo Archetravel, che includono la tappa al Cairo. Per questo un viaggio in Egitto non è completo senza questo luogo straordinario. È stato un privilegio tornare qui, vedere il museo completo e raccontarvelo. E come sempre diciamo, la storia non è qualcosa che si studia soltanto, ma è qualcosa che si vive. Ci vediamo nella prossima spedizione di Archetravel on Tour alla scoperta delle grandi civiltà del mondo. A presto!